sacrilegio, un mostro sacro contro una specie di macchina da femminucce diventata cattiva di punto in bianco. Questa è la Panda 100 HP. Che cosa c'entra una Panda sul nostro bel canale? Allora, una delle macchine più sottovalutate degli ultimi anni contro una delle icone degli anni 80, la 1 Turbo contro la Panda 100 HP. Che cos'è la Panda 100 HP? Una macchina che probabilmente non doveva neanche esistere, perché c'è la 500 Abarth, perché la Panda non è propriamente quello che si definirebbe una macchina sportiva, almeno per quanto siamo abituati noi a pensare. Il problema è che quando uscì questa piccola macchina, la stampa motoristica mondiale, o almeno europea, andò letteralmente in brodo di giuggiole. E io leggevo questi articoli, vedevo questi test e dicevo: una Panda con 100 cavalli, cioè 30 più della 112 40 anni prima, e fa divertire? Impossibile. E invece è possibile. Non accelera neanche se la buttate giù da una scarpata, però come arrivano le curve e schiacciate il freno senza nessun tipo di gentilezza, buttate dentro l'anteriore in curva come pirati, e devo dire che la Panda 100 HP ha una reattività invidiabile. Ha anche questo rumorino sommesso, silenzioso, però di carattere, ha un bel carattere. Non si ha la sensazione di questo tetto super alto che hanno le 500 Abarth, un grande difetto che condivide però con la maggior parte delle compatte sportive di oggi. Hanno tutte questa brutta moda e questa brutta mania dei designer moderni di alzare i tetti per la comodità, per alzare la seduta e ottenere questo comfort tanto ricercato oggi dai ragazzi, che non capisco e non capirò mai di che comfort avete bisogno a 20 anni. E questo è il difetto che condividono anche la Panda e la 500. Hanno una seduta incredibilmente alta e direi anche inspiegabilmente alta. Sembra di stare sopra dei SUV, piccoli SUV, che lottano con tutte le loro forze, perché sono macchine progettate abbastanza bene, anche divertenti, e devono combattere con questo baricentro così strano, innaturale. Tra le due devo dire che la Panda è quella che ha il comportamento stradale più sincero. Il tetto un po' meno alto fa soffrire meno nei cambi di direzione, nelle staccate al limite. Qua, pestando come dannati all'ingresso di curva, l'auto difficilmente si scompone e si porta dietro il retrotreno, a differenza della 1, in una maniera composta, quasi imbarazzante, perché è pur sempre una Panda. Bisogna dimenticarsi di stare al volante di una Panda. Precisa in inserimento, in percorrenza, in accelerazione. Purtroppo le mancano i cavalli, questo è indubbio, ma sappiamo come funziona in casa Fiat. Se c'è la 500 Abarth non ci può essere una concorrente in casa, e questa lo sarebbe stata. Togliamo il fattore estetico, tra le due non so se la 500 l'avrebbe spuntata sinceramente, e mi dispiace perché io preferisco esteticamente 1000 volte la 500, ovviamente. Di buono c'è che la posizione di guida è quella che è, però c'è la possibilità di regolarlo, il sedile, in profondità, quindi il fondoschiena vi può scendere di qualche centimetro, dandovi almeno la sensazione di essere più abbracciati. Poi il problema vero è che questo è un confronto, e forse ho scelto la macchina sbagliata, perché la 1 l'ho già guidata tante volte, quindi ho detto inutile che la guido un'altra volta, anche perché è un'originale perfetta prima serie. Ho detto guido la Panda, e il problema è che me la trovo attaccata al sedere da quando siamo partiti e non si stacca. Hanno la stessa potenza, 100 cavalli, 105. In percorrenza di curva riesco senza problemi e senza fatica a fare quello che la 1 è costretta a fare con un grande sforzo. In curva si vede che si torce, si piega, borbotta, sbuffa, mentre la Panda è composta, precisa, non chiede nulla indietro quando le si chiede troppo, soprattutto in staccata e soprattutto quando la curva è molto stretta, fa parte anche di un breve misto di più curve. La Panda non si scompone
all'arrivo del primo rettilineo, di un attimo che la curva è poco più larga e il telaio conta un po' di meno, la 1 morde e mi si riattacca dietro e non c'è verso di staccarla. Da una parte mi fa arrabbiare perché io sto guidando la Panda, mi dà un grande senso di orgoglio dall'altra parte perché faccio un po' il tifo per lei, sono contento di non riuscire a staccarla tanto facilmente. Ci rivuole una parola che ho usato molto spesso quando ho parlato di quella macchina ed è ignoranza. La Panda sembra un campione di ginnastica, mentre la 1 un pugile da strada. Dalla mia c'è la velocità, la tonicità della macchina e del telaio, ma se gli dai modo e spazio di prenderti è come un maschino, non ti molla più. Già da questa prima parte del test, e considerando che non ce n'era neanche troppo bisogno, appare evidente che la Panda 100 HP non sarà mai oggetto di culto o protagonista delle serate al bar dello sport. Quindi perché metterla in difficoltà, povera piccola Panda? Lei se n'è stata lì buona buona senza dar fastidio a nessuno in fondo al listino. Ed è proprio per questo. Non vogliamo una macchina così. Vogliamo una compatta, terribile e temibile come era la 1. Non bastano neanche le Abarth, ne vogliamo una che torni a farci scaldare il sangue e per la quale le nostre donne restino appostate alla finestra con le mani nei capelli finché non torniamo a casa. La 1 si arrabbia perché sta per raggiungermi, poi arriva la curva, io stacco tanti metri più avanti e comincio a riaccelerare molto prima. Il turbo lag della 1 le dà un ennesimo ritardo, ma poi esplode e la stessa cavalleria dimostra la differenza di erogazione che c'era tra una macchina degli anni 80 e una macchina degli anni 2000. L'ho già detto nel test dedicato alla 1 turbo prima serie, che si guida come una biga, è vero. Ha l'anteriore piantato, perché le va riconosciuto, e il posteriore che viene letteralmente trascinato via dall'anteriore, in qualunque circostanza. Con la Panda è tutto il contrario, la Panda è tutto un pezzo e ci potete fare davvero quello che volete. Con la 1 invece dovete imparare, che decide lei come si fa una curva, non siete voi che impostate uno stile. Lo stile della 1 è quello. Sulla Panda ci si può ricamare, sulla 1 no. Se ti metti a ricamare sulla 1 finisci contro un muro. E tanti ci sono finiti. Una grandissima scuola di guida potrebbe essere fatta con questa macchina. Se avete intenzione di iniziare a imparare come si guida una piccola trazione anteriore, questa è la macchina per iniziare. Magari copritela tutta con dei giornali o non lo so, cambiatele la carrozzeria, cambiatele nome, quello che volete, se vi vergognate di girare con una Panda con scritto 100 HP, che è quasi una presa in giro, 100 HP. La Panda è adorabile perché sembra di stare andando veramente a velocità siderali, invece vai a vedere il contagiri e il tachimetro, sei in zona neopatentati. Ma non è un problema perché per divertirsi non serve la velocità effettiva, è la sensazione della velocità che regala divertimento, e su questo devo dire che la Panda è un piccolo fenomeno.
Non mi spiegavo come la stampa europea adorasse questa macchina appena uscita, erano tutti impazziti, ricordo benissimo tutte le recensioni che vedevo e che leggevo di questo modello, tutti innamorati, e io mi aggiungo a loro, ad averne macchine con questo equilibrio e questa reattività su strada oggi, perennemente su 3 ruote, mai scomposta, mai disordinata. È un motore semplice, solido, poco frizzante, ma il confronto generazionale è anche ingiusto, perché prendiamo un turbo pari cilindrata di oggi, la 1, un po' lo soffrirebbe indubbiamente, almeno sull'elasticità, però quanto a cattiveria forse un passetto indietro non farebbe male, un minimo di carattere in più, un minimo. Questa reattività, questa elasticità di percorrenza, questa neutralità del telaio, abbinato ai componenti moderni e alle tecnologie moderne, con un motore però di carattere, come era prima, come era quello della 1, immagino una via di mezzo tra questo e la 1, un motore di quel carattere su un telaio di questa bontà, e mi fa arrabbiare, perché quando mi rendo conto che con 4 soldi anche la casa automobilistica più popolare italiana potrebbe sfornare dei modelli incredibili, potrebbe tornare a vincere in quasi tutte le categorie, potrebbero fare grandissime cose, ma non lo fanno e ci danno 100 cavalli, buoni freni, bel telaio, e gente che si accontenta di questi buoni freni e buon telaio. Chiaramente non potete aspettarvi che il popolo degli anni 80 e 90 vada d'accordo con una macchina così, lasciando stare me che sono un imparziale tester. Il problema maggiore che ha la 1 e che soffre nel confronto diretto con la Panda 100 HP è il cambio di direzione durante la frenata. Lei sta piatta, acquattata, è irremovibile in staccata, anche al limite, mentre la 1, pestando duro sul freno in ingresso di curva, ha questo retrotreno che mi sembra molto francese, brutto da dire, è così, molto francese questa macchina, ed è un bene. Le manca l'arroganza italiana. Con molta modestia, abbiamo imparato qualcosa dai francesi negli anni 90? Bene, abbiamo perso quello che noi avevamo da insegnare a loro, l'arroganza, la cattiveria, l'esotismo e il fascino duro e puro di macchine con un'anima. Fine della storia.